Amici del Portale del Verde, buongiorno. Questo è un video speciale perché oggi Giancarlo Pozzi, che vedete qui alle mie spalle, ci darà 5 consigli, proprio 5 di numero, per avere delle splendide piante come quelle che vedete qui alle nostre spalle. Quindi cosa bisogna fare, Giancarlo, per avere delle belle orchidee? Allora, prima di tutto le condizioni ambientali. Nelle giuste condizioni ambientali e bagnata correttamente, concimata correttamente, la pianta sarà robusta, resistente alle malattie, fiorifera. Invece coltivata male, praticamente sarà più debole e tutti i casini li prende, perché apporto, essendo più debole, è più facile ammalarsi. Allora, il primo consiglio direi le giuste condizioni ambientali. Per esempio le Phalaenopsis sono piante che vivono in zone tropicali a livello del mare o quasi, per cui sono piante da caldo e vogliono ombra, perché sono tra le in natura la maggior parte delle orchidee vivono in cima agli alberi perché nei millenni si sono arrampicate sugli alberi per andare a cercare la luce. Quelle che vivono ai piani bassi non sono poi molte, tra cui le Phalaenopsis, per cui vogliono caldo d'inverno e ombra d'estate. Al contrario, i Cymbidium, quelli con le foglie lunghe che si usavano tanto una volta, sono orchidee di montagna, vengono sulla catena himalayana, vengono ad altezze piuttosto alte, soprattutto con le fiore grandi, vogliono notti fredde d'inverno e tantissima luce d'estate, per cui sono diametralmente opposte. Per cui ogni orchidea ha delle sue esigenze particolari, la prima cosa da fare è le giuste condizioni ambientali. 2. Bagnarle correttamente. La maggior parte delle orchidee che muore in casa muore per troppa acqua. Per cui la regola è: se il vaso è leggero si bagna, se non è leggero non si bagna, se non si è sicuri non si bagna. Quando si bagna poi si bagna correttamente, ma non bisogna mai bagnare una pianta che non è asciugata perfettamente, cioè che è una pianta che non sia leggera. Si può controllare anche quello delle radici, io trovo meglio col vaso. Terzo, concimazione regolare. Le orchidee sono coltivate in corteccia, che è corteccia per orchidee, che però non ha materiali nutritivi. Mangiano solo quello che gli diamo noi. C'è un sacco di gente che mi dice: ah, ma io non li concimo mai. C'è un grande personaggio che è il dottor Oppianini che diceva sempre: se non le concimi mai, stai attento a toccarle, perché può essere pericoloso che mordono. Non Quindi fai. il concime è Il importante. concime è importante, mangiano quello, non mangiano altro, perché nella corteccia non c'è nient'altro, per cui devi dargli il concime. E anche lì sui concimi vi consiglio di scaricare l'ebook gratuito che c'è sul portale del Verde, Il mondo delle orchidee, che troverete tutto anche sulla concimazione. Il quarto punto invece è le orchidee non sono bulloni o viti o parti meccaniche, sono cose vive, sono piante vive. Una buona cosa è avere un bravo coltivatore e soprattutto un buon osservatore, che si osserva, capisce cosa c'è, cosa succede, i cambiamenti che ci sono. Quindi tenerle sotto osservazione. Sì, c'era un personaggio più o meno della mia età che parecchi anni fa, l'unica figlia è morto in un incidente stradale, è un casino. Un suo amico appassionato di orchidee gli ha consigliato di coltivare le orchidee per togliersi dai suoi casini. E lui è venuto qui e ha comprato una decina di piante di orchidee. Lui era uno molto preciso, meticoloso. Dopo circa un mese è venuto in giro e mi ha fatto vedere le foto delle sue orchidee, che erano tutte mezze morte, molto deperite, e ho visto che aveva messo su dei piani di vetro, asettici, tutto. E poi mi ha spiegato che aveva comprato tutte attrezzature costosissime. Solo il termometro aveva pagato più di 1 milione di lire, perché lui voleva tutta roba di precisione. Perché lui era un meccanico di Agostini, era nella squadra corsa di Agostini, mi diceva che lavorava su macchine a controllo numerico precisissimo. Ma le orchidee, cioè, non è che devi essere, cambia da una pianta all'altra, da un giorno all'altro, non ci sono delle regole così, sono cose vive. Bisogna soprattutto, perché quella pensava che con i suoi strumenti precisissimi e andava tutto bene, no, perché c'è dei cambiamenti da una pianta all'altra, poi non va bene un ambiente asettico, anzi va bene la natura, va bene, no? E poi osservare, una continua osservazione. Un buon coltivatore è uno che osserva le sue piante, le capisce,
capisce i vari problemi delle piante, appena c'è qualche problema le isola dalle altre per evitare, se c'è una pianta che ha un problema, quello può essere fonte di contagi per le altre, per cui la prima cosa da fare è isolare dalle altre. L'ultimo punto è, c'è una regola nelle orchidee che è la regola delle 3P e delle 3T. È una regola comune a tutti gli appassionati di orchidee. Le 3P sono pazienza, pazienza, pazienza. E le 3T, tanta, tanta, tanta. Con le orchidee ci vuole pazienza. Non puoi, abbiamo fatto tempo fa le interviste, c'era un'intervista bellissima di Adelindo che diceva: se vuoi tutto e subito puoi coltivare fagioli. Con le orchidee ci vuole pazienza. E se non hai pazienza, le orchidee te le insegnano. Allora Giancarlo Pozzi ci ha dato veramente questi 5 consigli e io ero letteralmente affascinato mentre ce li raccontava. Mi è piaciuto soprattutto il quarto e io lo sintetizzo un po' anche con il cuore, cioè bisogna avere anche il cuore per coltivare bene queste piante, perché senza quello, con tutti gli strumenti anche più costosi del mondo, le nostre piante lo sentono che noi non le guardiamo e non le amiamo. Quindi se questo video vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, mettete un bel pollice all'insù. Io vi lascio con questa splendida fioritura di Phalaenopsis qui alle mie spalle e vi rimando al prossimo video. Ciao!